Ciao da Fulvia e benvenuti in Blue Spin Art. Ho qui l'ultima mia creazione, è una maglia. Si può forse dire che nasce da un progetto che normalmente si utilizza come coprispalle. È uno schema veramente semplice da seguire, molto intuitivo. Io l'ho fatta diventare maglia perché in sostanza da quella che è il coprispalle ho aggiunto una parte che va verso la vita. Vi auguro buono spin, vi lascio alle prossime immagini e se avete dei chiarimenti lasciatemi pure nei commenti le vostre domande e sarà per me un piacere leggervi. Ciao da Fulvia. La maglia viene così composta con due pannelli, uno frontale e uno posteriore, nel mio caso rettangolari perché le maniche inizialmente chiuderanno tronche, in seguito dei quali, dopo l'unione, si affronterà la parte bassa verso la vita. Quindi prendete la misura da polso, quindi tutta la manica, larghezza spalle e l'altra manica e a secondo di questa vostra lunghezza create, come dicevo, un pannello frontale e un identico posteriore. Li uniremo soltanto per quanto riguarda la parte finale delle maniche, lasciando lo spazio centrale relativo all'apertura, proprio allo scollo. Unite le due parti, scenderemo con la lavorazione sul busto e la lavorazione sarà circolare. Ci sono varie ipotesi anche che si possono affrontare e se non volete lavorare in circolare è sufficiente che aggiungiate sia sul pannello A che sul pannello B un altro rettangolo che riprenda il busto, quindi sempre due rettangoli, uno frontale e uno posteriore e poi andrete a unire tutte le parti. Io però in questo video, come dicevo poc'anzi, ho affrontato direttamente la lavorazione circolare dopo aver unito i due pannelli. Qui nell'angolino vi sto facendo vedere i primi giri del pattern che ho voluto scegliere. È un modulo di 6 e quindi ho creato una lunghezza tenendo conto di questo modulo, quindi 6 per più volte a secondo di quanto risulta la larghezza delle mie misure. Dopo la catenella ho fatto doppi punti alti per ciascun maglietta sottostante e poi mi sono alzata a fare la prima riga di quello che sarà il mio disegno, quindi un primissimo punto sul settimo, 2 catenelle, l'apertura con un semplice punto alto, 2 catenelle centrali e altre 2 prima della chiusura. Queste sono le prime righe. Vi lascio qui nell'angolino tutto lo schema che riprenderà le righe complessive da affrontare per sviluppare il modulo. Sono di fatto delle righe molto semplici sulla quale si creerà un piccolo fiorellino. Bene, vi lascio al seguito. Se non avete chiari dei passaggi, ricordatemi di segnalarmi tutto nei vostri commenti. Sto utilizzando una lana misto acrilico, questo è un gomitolo di 50 grammi, io presumibilmente arriverò a utilizzarne 2,50, poi a secondo della lunghezza che volete ottenere ovviamente vi servirà più filo, e un uncinetto 6,5.
può essere che in alcuni punti decida di aumentare, soprattutto quando farò il busto. Probabilmente, se lo vorrò più morbido, potrei intervenire con l'uncinetto 7. Questo, dicevo, è misto acrilico o lana. Io ho la fortuna che ogni tanto mi vengano regalati dei gomitoli e quindi mi adatto con quello che ho. Mi sono portata avanti quindi nel lavoro e vedete già le due parti realizzate. Non vi ho annoiato con la lavorazione perché il pattern che vi ho fatto vedere è veramente semplice e se avete delle domande ovviamente ponetemele. Qui vedete quindi anche la parte finale sulla quale poi ho realizzato una piccola rifinitura. Sono in tutto 22 fiorellini, quindi si dividono equamente 11 a destra, 11 a sinistra per le maniche. Qui vedete il disegno del pattern nel particolare e adesso qui prendiamo le misure per ovviamente stabilire dal nostro centro tutta la parte centrale della scollatura e dove poi far partire le maniche. Quindi ecco, vedete il disegno particolare, le contiamo per la precisione, come vi dicevo, insomma, questi sono i disegni principali e ne ho contati 22. Ecco, qui vedete anche le fasce che ho fatto, di fatto sono proprio 3 righe complete, 1, 2, 3, ovviamente per il frontale e per il posteriore, quindi è la mia misura ideale per la parte delle spalle, appunto. Dunque qui vedete, come dicevo, anche la rifinitura che ho fatto sulle maniche. Deciderò poi, come appunto vi dicevo, se lasciare le tronche o fare una piccola lavorazione per arrivare al polso. Bene, ho inserito dei punti bassi e per la precisione ne ho messi 3 sulla lunghezza del doppio punto, uno nelle parti più piccole e sempre 3 sul corpo del fiore, sulla lunghezza del corpo del fiore. Quindi 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 e via discorrendo. Se non erro dovrebbero essere 27 punti bassi che ho inserito. Bene, queste per il momento le lasciamo così e vediamo appunto in seguito come definire la manica. Ho messo le due fasce una di fronte all'altra, vedete che i fiori si baciano, ho scelto qual è il lato migliore e in un secondo momento valuterò, anzi adesso il prossimo step è proprio quello di valutare con la metà del mio lavoro quanto fare l'apertura della scollatura e quindi anche unire le maniche. Questo è una manica, chiuderò fino a un tot e ovviamente anche dall'altra parte. Ho così posizionato una sull'altra entrambe le parti e ho definito l'ampiezza della scollatura, vedete 3 fiorellini e 3 fiorellini da questa parte, marcatori che mi aiutano ovviamente a darmi la misura anche della manica e poi chiuderò sulla parte posteriore e sulla parte inferiore, tenendo conto sempre della mia metà e delle misure equamente distribuite. Ora procediamo a chiudere la parte superiore della manica. Io ho utilizzato il filo ovviamente e uncinetto, quindi sto entrando per prendere le magliette più interne e così fisso un punto basso direttamente fra una maglietta e l'altra.
Aiutatevi eventualmente con dei marcatori per non perdere la sequenza e per prenderle esattamente baciando un lato e l'altro. Vado avanti a prendere qualche punto insieme a voi. L'uncinetto è sempre quello con la quale ho iniziato la lavorazione. Voi potete scegliere di fare magari una chiusura leggermente più stretta con un uncino più piccolo, oppure vabbè, nel mio caso vi dico, ho preferito utilizzare lo stesso perché voglio lasciare comunque morbida l'unione fra le due parti. Quindi adagio si prende prima un lato, poi l'altro e si infila il filato. Vado avanti fino al marcatore segnato per dare appunto una prima impronta alla scollatura. In un secondo momento proverò se la larghezza adesso che ho preso in modo intuitivamente è idonea o eventualmente aggiungere degli altri punti a chiusura. Ecco, vedete qui come si sono unite le due parti, molto carino perché lascia appunto questo piccolo disegno delle magliette e si integra perfettamente nella nostra lavorazione. Molto carina. Ho quindi iniziato a creare la parte del busto e quindi mi sono posizionata in relazione alla maglia centrale, appunto, che ho segnato col marcatore, quindi equidistante dalle mie spalle, e ho inserito una primissima riga di punti bassi. A me corrispondono in tutto a 48 maglie, quindi 48 sul frontale e 48 posteriore, e ho inserito un punto basso per ogni doppio punto sottostante. Sono già arrivata alla seconda riga e sto inserendo sempre doppi punti. Ecco, qui adesso sul busto intervengo semplicemente con i doppi punti alti e faccio più righe e sto lavorando in modo circolare, quindi chiusi 48 punti bassi su un lato, mi sono agganciata direttamente sul lato opposto, così per la lavorazione circolare. Dicevo, faccio più righe con i doppi punti alti e questa volta, anziché utilizzare il 6,5, utilizzo l'uncinetto 7, mi allargo un po' per dare un po' più di morbidezza al mio punto. Io mi sono anche segnata con un pezzo di lana agganciato semplicemente in modo volante, diciamo così, qual è e quale sarà quello che considero il mio fronte, perché in caso dovessi fare delle aggiunte di filo o comunque qualche intervento sulla lavorazione, considero sempre questo il lato migliore e lasciando dietro eventuali segni. Bene, direi che posso continuare, farò più giri e andrò poi a provarlo per vedere quanto scenderò verso l'ombelico. Un consiglio: durante la lavorazione del vostro busto e quindi proprio in lavorazione circolare, quando vi trovate sotto l'ascella, quindi questa è la manica che chiuderò in un secondo momento, ora mi trovo a fare quindi i punti che corrispondono a sotto l'ascella, eventualmente fate una piccola diminuzione. Quindi sul primo giro ho unito i due doppi punti in un unico
in un'unica testa e anche il giro successivo 1, 2, 3 li ho chiusi insieme. Questa piccola diminuzione permette proprio a non far slabbrare intorno al vostro seno la maglia. Un altro piccolo suggerimento che vi do per la lavorazione della maglia è questo. Le righe dei doppi punti alternatele sempre con una riga di punti bassi. In questo modo il lavoro si slabbra meno e sulla riga dei punti bassi potete effettuare le diminuzioni più facilmente anche. Chiudiamo ora la parte bassa sotto le maniche. Questa volta ho utilizzato semplicemente ago e filo. Voglio farvi vedere a che punto sono arrivata e come si presenta fino adesso il nostro lavoro. Avete visto? Io qua ho sempre ancora il segno che mi indica il mio frontale, quindi il lato bello, diciamo così. Dopo la fine del mio pattern, quindi la fascia superiore che unisce anche le maniche, ho proseguito facendo 1, 2, 3 righe, sempre a doppi punti. Con ago e filo ho anche unito i due lembi delle maniche e così si presenta il mio coprispalle, il mio sleeves. Vedete? Arriva sotto il seno, più o meno circa alla vita, e questa è la scollatura. Ovviamente valutate voi a seconda la vostra larghezza spalle se chiuderlo eventualmente ancora un po' o addirittura lasciarla proprio completamente aperta. Direi che possiamo definire il nostro coprispalle terminato. Se non vi piacciono le maniche tronche in questo modo, potete sempre fare gli stessi giri di doppi punti alti per arrivare più o meno verso il polso, perché in questo modo avete visto che sono leggermente più tronche, più corte. Bene, io direi sì che posso provare a fare anche il giro manica, dopodiché posso terminare la mia lavorazione. Vediamo se riesco a farvi vedere il retro, ma in ogni caso si presenta praticamente identico perché sono due facciate identiche. Se notate in ultimo che la parte del busto si apre e slabbra troppo, l'ultimo giro, ogni 5-6 doppi punti, effettuate una riduzione, quindi un aggancio di 2 doppi punti, in modo da stringere leggermente intorno al busto e renderlo più sagomato. Quindi, se volete terminare col vostro sleeves, questo è praticamente lavoro terminato. Se poi volete continuarlo e procedere ad effettuare un bellissimo ulteriore lavoro, seguite il seguito del video. Ho quindi aggiunto 3 righe di doppi punti al termine della manica. Ho fatto delle piccole riduzioni, così come vi dicevo, anche eseguite sul busto. Sulla prima riga ogni 6 una diminuzione, sulla seconda riga una diminuzione ogni 4 e sull'ultima ogni 3. Quindi sono scesa leggermente per ammorbidire la manica. Questa quindi è con l'aggiunta della definizione manica e questa è ancora da fare, è tronca. Scegliete voi cosa vi piace di più. E questo è praticamente il lavoro terminato.
La maglia è finita e non resta che provarla. Terminata anche la maglia, vi faccio vedere com'è venuta. Il busto, questa è la parte alta delle maniche che quindi ho deciso di chiudere con 3 righe di doppi punti, eseguendo anche una piccola diminuzione. La scollatura l'ho chiusa di un paio di punti in più e questa è veramente molto graziosa. Ovviamente potete scegliere di allungare, addirittura farlo anche diventare vestito, perché se mantenendo questa misura, questa larghezza, scendete, si appoggerà sui fianchi in modo morbido e potete anche andare poi proseguendo verso alle caviglie, quindi creare un bellissimo vestito. Poi ricordo, questo è un misto acrilico-lana. Ovviamente adesso che arriverà primavera ed estate potete anche scegliere di farlo col cotone e sbizzarrirvi ovviamente con i colori. Spero che vi piaccia e ricordo, sono sempre qua per eventuali domande. Alla prossima. Ciao da Fulvia.